Benvenuti alla mia cucina. Di solito, che cosa fai con la carne macinata? Perché noi facciamo tante cose, ma oggi faremo i involtini fritti. Mescoli bene la carne di maiale macinata insieme con aglio, le verdure tritate, 5 spezie, salsa di soia, un po' sale e goccio olio, anche un po' di lemongrass tritato fine se riesci a trovarlo. Basta che segui bene quello che faccio in questo video, riuscirai anche te a fare gli involtini fritti come buono come quello che mangi nei ristoranti cinesi. Non metti troppo ripieno dentro, fai la prima piegatura, poi chiudi i due lati, poi finisci fino a fine e poi chiudi il bordo con un po' di uova come quando fai la pasta fresca. Per la frittura, olio di semi a 160 e 180. Mi raccomando, metti dentro uno a uno, così non attaccano tutti quanti insieme. Se non hai un termometro a casa, basta guardare i bollicini che fanno quando butti dentro olio. Se è così fine e fa rumore buono, significa che l'olio è pronto da friggere. E mi chiedi come fai a capire quando sono pronti? Infatti è molto semplice. Basta che guardi due culetti di involtini se sono col colore dorata oppure dai un po' nera, significa che è già pronto. Oppure quando vedi gli involtini non fanno più le bollicine dentro olio, tiri su. Vediamo quanto croccante è un involtino fritto giusto. Però non importa quanto buono il tuo involtino, non puoi mangiarlo senza la salsa di pesce. Ci sono 3 ingredienti principali dentro questa salsa qua. Sono aglio tritato, lo zucchero, succo di lime. Metti tutto insieme dentro una ciotola e poi vai dentro con la salsa di pesce e acqua. Ogni parte di salsa di pesce fai 2 parti di acqua. Questo rapporto tra acqua e salsa di pesce nessuno ti dirà mai. E ricordati di assaggiare sempre. Questo è perché la salsa di pesce fatta da ogni famiglia è sempre diversa. Una cosa particolare della nostra cultura a tavolo che tutti i piatti vanno messi al centro tavolo, come stai vedendo qua. Quindi ognuno prende quello che vuole mangiare e la conseguenza è ogni persona ha un'esperienza diversa, anche se loro stanno mangiando allo stesso tavolo. È figo, no? E come vedi qua, questo è il tavolo quando si mangia gli involtini primavera. C'è sempre una ciotola di acqua per bagnare i fogli di riso, una ciotola piena di tutti i tipi di insalata insieme con mango, cetrioli, un altro piatto con le carni maiale bollito, lessato e un altro piatto con i involtini fritti. E come vi ho detto prima, ognuno prende quello che vuole mangiare. Quindi, se vedi qua,
Ci sono 3 tipi di chiusura per gli involtini primavera con delle cose diverse dentro. E così anche la carattere della cucina vietnamita. È aperta, libera, puoi fare quello che vuoi, nessuno ti critica. Questo qua è lo stile standard, che è bilanciato tra carne e insalata. E anche un po' di noodles di riso in mezzo. È chiuso bene, bilanciato. Non dimenticare le foglie di menta. Se non hai mai provato le foglie di menta insieme con la carne, non sai cosa hai perso, eh? Alla fine, il modo per chiudere un involtino primavera fresco è uguale come modo di quello fritto. Invece questo stile è più disorganizzato, più carne di insalata, con 2 involtini fritti invece di uno e senza i noodles di riso. Penso che una cosa vi fa strano è il mango insieme con roba salata, perché in Vietnam il mango per mangiare questa maniera qua è tanto aspro, fatto apposta per bilanciare il gusto tra di carne che è pancia di maiale, tanto grasso e involtini fritti. E poi inzuppi il involtino dentro la salsa di pesce che abbiamo fatto prima. Così vi dà un'altra esplosione di gusti dentro la bocca. E in Vietnam quando si mangia questo piatto qua ci sono altre decine tipi di erbette fresche diverse che qua non ci sono. Quindi quando sarò in Vietnam vi farò vedere. Quindi seguitemi per i prossimi video e per non perdere il mio viaggio in Vietnam che è in arrivo. E invece adesso grazie per aver guardato tutto e ci vediamo nella prossima volta.